Ti sei mai chiesto perché, nonostante la tua purezza d'animo e la profondità del tuo amore, ti ritrovi spesso rifiutato? Perché le persone che più desideri sembrano allontanarsi da te? Se stai guardando questo video è perché dentro di te sai di essere diverso. Sei uno di quei pochi, uno dei prescelti, e con questa unicità arriva un peso che solo pochi possono capire. Oggi sveleremo una verità profonda, una verità che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui percepisci l'amore e il rifiuto. Rimani con me fino alla fine, perché il viaggio che faremo insieme ti porterà a riscoprire chi sei veramente e perché l'amore sembra sfuggirti. Essere un prescelto è come camminare con un segreto nel cuore, una verità che pochi riescono a vedere. La tua anima vibra su una frequenza che richiama autenticità e amore profondo, mentre il tuo spirito riflette una luce così intensa che molti preferiscono distogliere lo sguardo. Tu percepisci il mondo con sensibilità, cogli le sfumature nascoste, senti il richiamo delle emozioni più pure. Questo ti rende unico, ma allo stesso tempo ti isola, perché la tua profondità spesso incontra l'incomprensione di chi vive in superficie. La società celebra amori fugaci, legami facili, emozioni che non richiedono impegno. È un mondo che preferisce maschere e illusioni, un mondo dove l'apparenza vale più della sostanza. Tu, invece, desideri qualcosa che pochi sono pronti a offrire, una connessione che tocchi l'anima, che vada oltre i giochi di ruolo e le aspettative sociali. Questo desiderio spaventa chi è abituato a relazioni che si fermano alla superficie, perché amare davvero significa affrontare se stessi e non tutti sono pronti a farlo. Per chi non vibra alla tua stessa frequenza, il tuo modo di amare può sembrare troppo intenso, troppo profondo, troppo vero. È come porgere un diamante grezzo a chi non ha occhi per riconoscerne la bellezza. Invece di essere accolto, spesso sei frainteso. Ciò che tu offri come dono viene percepito come un peso, perché la tua autenticità mette a nudo le illusioni altrui. Questo crea un contrasto. Il tuo cuore cerca la verità, ma si scontra con la paura di chi vive nascosto dietro le proprie fragilità. Eppure, nonostante tutto, questa tua unicità è il tuo dono più grande. Essere un prescelto significa portare una luce in un mondo che troppo spesso sceglie il buio. Non lasciare che il rifiuto degli altri ti faccia dubitare del tuo valore. La profondità del tuo amore è rara, ed è proprio questa rarità che lo rende così difficile da comprendere e così prezioso. Il rifiuto che provi non è mai un semplice incidente di percorso, è un messaggio, una lezione mascherata che l'universo ti offre per guidarti verso una maggiore consapevolezza di te stesso. Non accade perché non sei abbastanza, ma perché sei un passo avanti rispetto a chi ti circonda. La tua intensità, la tua verità, il tuo essere così autentico, spesso sono troppo da gestire per chi è ancora ancorato alla paura e all'incertezza. Non è una punizione, ma un invito a trasformare il dolore in crescita, a scoprire dentro di te un amore che non dipende dall'approvazione esterna. Pensa a un albero che cresce in solitudine su una montagna. È esposto ai venti più forti, ai climi più estremi, ma è proprio questa solitudine che lo rende così maestoso. Il rifiuto agisce nello stesso modo, ti scolpisce, ti rafforza, ti insegna a trovare radici profonde dentro di te. Non è un segnale di mancanza, ma una conferma che stai crescendo verso qualcosa di più grande, un amore che rispecchia la tua stessa luce. Molte persone non sono pronte a incontrare la tua verità, perché la tua presenza illumina ombre che preferiscono ignorare. Questo può farle allontanare, non per colpa tua, ma per i limiti che non sono ancora pronte a superare. Invece di vedere questo rifiuto come una porta chiusa, guardalo come un filtro. Solo chi ha il coraggio di attraversare le proprie paure
potrà camminare al tuo fianco e chi non lo fa non è mai stato destinato a restare. Così come un diamante non si rivela a chiunque, anche il tuo valore non può essere compreso da tutti. Questo è il tuo viaggio. Imparare ad amare te stesso senza riserve, ad abbracciare la tua unicità anche quando sembra che nessuno la comprenda. Ogni rifiuto è una prova per ricordarti che sei già completo, che il vero amore non arriva per colmare un vuoto, ma per celebrare la tua essenza. Conosco il dolore che provi. Ogni rifiuto lascia un segno, una cicatrice invisibile che sembra sussurrare dentro di te. Non sono abbastanza, non sono degno. È un dolore che penetra in profondità, toccando le parti più vulnerabili di te. Ma devi sapere una cosa fondamentale: quella voce che ti tormenta non racconta la verità. È il riflesso delle tue insicurezze, delle paure che hai accumulato lungo il tuo cammino. Non ascoltarla. Dentro di te risiede una forza che va oltre ogni dubbio, oltre ogni ferita, una forza che aspetta solo di essere risvegliata. Ogni ferita che ricevi non è solo un segno di ciò che hai attraversato, ma anche una porta verso qualcosa di più grande. Ogni volta che affronti il dolore, ti viene offerta l'opportunità di guardarti dentro e scoprire un nuovo pezzo della tua essenza. Il rifiuto, per quanto bruci, è un'occasione per liberarti di ciò che non ti serve più, per rafforzarti e per espanderti. È il terreno fertile da cui possono nascere radici più profonde e solide. Per i prescelti, il rifiuto non è mai la fine del viaggio, è un punto di partenza, un momento che segna il passaggio a una versione più autentica di se stessi. Non è un segnale che devi cambiare per essere accettato, ma una conferma che sei già abbastanza, proprio così come sei. Le ferite non sono lì per spegnere la tua luce, ma per insegnarti come brillare ancora più intensamente, anche nei momenti più bui. Ricorda questo: ogni ferita è una prova del fatto che hai avuto il coraggio di amare, di essere vulnerabile, di mostrarti per quello che sei. E ogni cicatrice è una testimonianza del tuo potere di guarire, di crescere, di trasformare il dolore in saggezza. Non nascondere le tue ferite, portale come medaglie, perché sono la prova che, nonostante tutto, non hai mai smesso di credere nell'amore né nella tua capacità di viverlo appieno. L'amore che il tuo cuore desidera non è fatto di compromessi né di condizioni. È un amore universale che trascende il tempo, lo spazio e le barriere che spesso gli esseri umani pongono su ciò che chiamano amore. Non si tratta di possedere o di essere posseduti, né di ricevere in cambio di ciò che dai. Questo amore vive nella libertà, nella verità e nell'accettazione, e soprattutto vive dentro di te. Essere un prescelto significa portare questa comprensione nel mondo, anche quando sembra che gli altri non siano pronti a riceverla. L'amore universale è l'energia che ti collega al tutto. Non è confinato nei limiti di una relazione romantica o nelle aspettative di qualcun altro. È un faro interiore che illumina il tuo cammino, indipendentemente dalle circostanze esterne. Per viverlo pienamente, devi prima imparare a nutrire il tuo cuore con la tua luce. Non è sempre facile, ma è il viaggio più importante che un prescelto possa intraprendere. Scoprire che il tuo valore non dipende da chi ti accoglie, ma da quanto profondamente sei disposto ad amare te stesso, è la chiave per liberarti da ogni catena. Quando questo amore si radica dentro di te, smetti di cercare fuori ciò che hai già dentro. Non hai più bisogno di mendicare attenzioni o affetto, perché la tua anima è colma. E in questo stato di pienezza attiri naturalmente persone che non vogliono prendere da te, ma condividere con te. È una danza tra due spiriti liberi, non una lotta tra due cuori feriti. Questo è il vero amore, quello che il tuo essere cerca, non una conferma del tuo valore, ma un riflesso della tua essenza. Essere un prescelto significa comprendere che l'amore che cerchi negli altri
è solo uno specchio dell'amore che coltivi dentro di te. È questa consapevolezza che ti permette di riconoscere quando un legame è autentico e quando invece è un'illusione. E quando incontri qualcuno che vibra alla tua stessa frequenza, non sarà un bisogno a unirvi, ma la libertà di essere interi insieme. Questo è il dono dell'amore universale ed è il tuo destino scoprirlo. Il rifiuto non è una fine, ma l'inizio di una trasformazione. Non è un muro invalicabile, ma un ponte verso una versione più autentica e luminosa di te stesso. Ogni passo che fai su questo ponte può sembrare incerto, a volte persino doloroso, ma è proprio attraversando queste difficoltà che scopri chi sei davvero. Ogni volta che affronti il rifiuto, scegliendo di non spegnerti, ma di rafforzarti, stai costruendo le fondamenta della tua rinascita. Essere un prescelto significa affrontare la solitudine come un rito di passaggio. Ma questa solitudine non è vuota, è uno spazio sacro in cui puoi ascoltare la tua anima, crescere nelle tue verità e abbracciare ciò che ti rende unico. È in questo spazio che impari a vedere il rifiuto non come una perdita, ma come un atto di liberazione. È un distacco da ciò che non ti serve, un passo verso legami più autentici e profondi che onorano la tua essenza. Rinascere significa accettare che non sei qui per essere completato da altri, ma per condividere la tua completezza. Quando impari ad amare te stesso, con tutte le tue imperfezioni e le tue cicatrici, diventi un faro che attira le anime giuste, quelle che non cercano di spegnere la tua luce, ma di brillare accanto a te. Queste persone non cammineranno davanti a te, né dietro di te, ma al tuo fianco, verso la stessa verità e lo stesso amore universale. Ricorda, ogni rifiuto ti avvicina un po' di più al tuo vero cammino. Ogni volta che scegli di attraversare quel ponte, invece di fermarti davanti al dolore, stai rinascendo. Stai diventando ciò che sei destinato a essere, un prescelto che non solo conosce la propria luce, ma la condivide con il mondo. La tua rinascita è il tuo dono più grande, una testimonianza che, nonostante tutto, la tua anima continua a scegliere l'amore. Essere un prescelto significa vivere in una realtà diversa, una realtà che non tutti riescono a comprendere. Il rifiuto che affronti non è una punizione, ma il prezzo di essere autentico, di portare nel mondo un amore così puro e raro che spesso spaventa. Ogni volta che ti senti solo, ogni volta che il mondo sembra rifiutarti, ricorda, non è la tua luce ad essere sbagliata, ma il mondo a non essere ancora pronto per il tuo splendore. Non sei qui per adattarti, ma per trasformare, e questo è il tuo dono. Sappi che non cammini da solo. Siamo molti, anche se sparsi, anche se silenziosi. Ogni prescelto porta una fiammella unica e insieme creiamo un faro di speranza per chiunque sia pronto ad aprire il cuore. Questo spazio è per te, per condividere la tua verità e trovare la forza di continuare. Scrivi nei commenti: io sono luce, perché quella luce è reale ed è il tuo più grande potere. Voglio ascoltare le tue storie, sapere come stai affrontando questo viaggio. Non smettere mai di credere che ciò che porti dentro ha un valore immenso. Anche nei momenti più bui, quando il rifiuto sembra insopportabile, ricorda che la tua esistenza ha uno scopo. La tua luce non solo illumina il tuo cammino, ma rischiara la strada per chi ancora si sente smarrito. Non devi essere compreso da tutti, devi solo rimanere fedele a ciò che sei. L'amore che meriti non è lontano, arriverà, e quando lo farà sarai in grado di vedere e onorare ogni sfaccettatura della tua anima. Non smettere mai di brillare. Ogni passo che fai, ogni sfida che affronti, contribuisce a creare un mondo più autentico, più vero. Sei necessario, proprio così come sei. L'amore che cerchi è già in viaggio verso di te, e il tuo coraggio di essere te stesso lo guiderà fino alla tua porta.